Buon 2025 a tutto il popolo di Alkill! Oggi per la rubrica dedicata al cinema vi portiamo una chicca. Ho appena visto Nosferatu, il nuovissimo film di Robert Eggers basato sul celebre film muto del 1922 e c'è così tanto di cui parlare. Questo è un film che ho atteso con ansia per tutto l'anno, non vedevo l'ora di vederlo e finalmente è arrivato. Se siete stati al cinema e lo avete visto anche voi, venite nei commenti a farmi sapere cosa ne pensate di Nosferatu. Nosferatu. Questo film mi ha assolutamente lasciato senza fiato e penso che sia giusto dire che lascerà senza fiato molte persone. Sono un grande fan di Robert Eggers, sono praticamente un fan di tutto ciò che ha fatto finora. Questa è una storia che aveva bisogno di una rivisitazione in chiave moderna da tempo. È così ricca ed è una storia che ha tanto da dire. Anche se era un film muto, la sua eredità dura ormai da più di 100 anni. Quando ho visto il primo trailer avevo la sensazione che Eggers avesse una visione molto chiara per questo film e ho subito intuito che fosse la persona perfetta per raccontare questa storia. E lo è stata, assolutamente. Sapeva esattamente cosa stava facendo e non è una cosa che solitamente vedi così spesso al giorno d'oggi. L'unico film a cui lo paragonerei di produzione 2024 è Dune Parte 2. Sì, lo so, è assurdo dirlo per un film horror. Pensavo che sarebbe stato bello e speravo che lo fosse, ma non pensavo che sarebbe stato così epico. Eggers si prende il tempo di dare corpo a ogni piccolo momento, così che ti senti veramente coinvolto. È molto meno interessato a compiacere lo spettatore con effetti spettacolari e molto più concentrato su un tono visivo e un'atmosfera che ti catturano. La trama si svolge in una Germania ottocentesca avvolta nel mistero. Un giovane agente immobiliare parte per un viaggio verso un castello isolato nei Carpazi, ignaro dell'oscuro destino che lo attende. Nel frattempo, sua moglie Ellen, tormentata da visioni inquietanti e segreti del passato, si ritrova al centro di un pericoloso intreccio tra forze occulte, un'epidemia devastante e una figura sinistra che minaccia di sconvolgere il loro mondo. Una lotta tra amore, sacrificio e tenebra si dipana, portando a un confronto finale dove l'umanità stessa sarà messa alla prova. Parliamo del cast. Lily Rose Depp. Devo dire che lei solleva un interrogativo interessante. Quando hai il figlio di un attore molto famoso come Johnny Depp, si fa subito riferimento al nepotismo, e questo è qualcosa a cui le persone amano aggrapparsi, anche io sarò onesto. Ma la verità è che Lily Rose Depp si è guadagnata assolutamente questo ruolo, ha lottato duramente per ottenerlo e si vede. Credo davvero che lei abbia dato una delle migliori performance. Sono rimasto sbalordito dall'emozione che è riuscita a trasmettere. È un'attrice cruda, con una presenza simile a quella di suo padre che cattura subito l'attenzione. Mi ha ricordato molto le collaborazioni di Johnny Depp con Barton, sembrava proprio fatta per questo ruolo, fatta per adattarsi a questo mondo. Poi c'è Nicholas Hoult che interpreta il marito. Lui è praticamente il protagonista per gran parte di questo film, anche se non è propriamente il personaggio principale. È un po' confuso, ma ha molto tempo sullo schermo. Lo seguiamo nel suo viaggio in Transilvania. Nicholas Hoult è davvero un attore talentuoso. E poi Aaron Taylor Johnson nel ruolo di Frederick Harding. È stato interessante vedere come sia passato da un film terribile come Craven a una piccola perla come Nosferatu in meno di un mese di distanza tra l'uscita di uno e dell'altro. Non era male in Craven, anche se sinceramente quel film fa davvero schifo. Ma lui come attore ha veramente molto da offrire, tanto quanto Emma Corrin, l'attrice che interpreta Anna Harding, la moglie di Frederick. Insomma, la coppia Johnson-Corrin mi ha piacevolmente colpito. Funziona. Gli attori non si pestano i piedi a vicenda e il duo si è rivelato una vera potenza. Abbiamo poi Ralph Ineson nel ruolo del dottor Willem, che si adatta perfettamente, e ovviamente uno degli attori più versatili del mondo, William Dafoe nel ruolo del professor Albin Eberhard von Franz. Ma d'altronde Dafoe è sempre una garanzia, se ce l'hai nel tuo film il successo è praticamente assicurato. Veniamo però ora alla ciccia, al conte Orlok, il Nosferatu, interpretato da Bill Skarsgård. Mio Dio, ragazzi, una delle performance più folli e stravaganti che abbia mai visto in vita mia. È una delle performance più folli che penso vedrete mai, che vi piaccia o no. Io l'ho adorato, ma onestamente credo che non sia per tutti. Infatti, se avete già visto questa pellicola proprio sul personaggio del conte Orlok, mi piacerebbe capire le vostre impressioni, quindi scrivete un bel commento.
Non voglio dilungarmi troppo e non voglio rivelare troppo, perché il film è ancora nelle sale mentre scrivo questo video. Dirò solo che è stato un film meraviglioso. Tutto, da una porta che si apre fino a loro che camminano fuori. Ogni inquadratura è stata mappata, attentamente pianificata. Il lavoro della telecamera non fa che aumentare l'aspetto e la sensazione. Le lenti sono state in grado di catturare qualcosa di davvero unico. Per me è semplicemente un film straordinario. Spero che andiate a vederlo, spero che vi piaccia anche a voi, amici miei. Assicuratevi di cliccare sul pulsante mi piace, iscrivetevi, lasciate un bel commento e come sempre buona vita a tutti.